Tanti anni fa all'Accademia, con un gruppo di ragazzi dei scapestrati, abbiamo deciso di intraprendere questa cattiva strada. Però noi abbiamo avuto una discreta fortuna, diciamo, abbiamo lavorato negli anni, abbiamo fatto mostre in tutta Italia, anche in giro per l'Europa e poi per il mondo. Siccome noi avevamo molta passione per la pittura, nonostante l'avanguardia che portavamo con noi, abbiamo deciso di dedicarci più alla pittura a un certo punto. La nostra pittura ha dei riferimenti che non sono dei riferimenti, figurativi, nel senso della figurazione, diciamo, classica del 1400. Ha un'origine, diciamo, quasi medievale, perché è una pittura che nega la prospettiva, nega il bel gesto artistico, il virtuosismo e torna, diciamo, molto alle origini. Ha una tradizione che è quasi prefigurativa. La pittura medievale magari era una pittura evangelica che raccontava i Vangeli, le icone. Noi usiamo quella tecnica lì, però raccontando più le cose del nostro mondo contemporaneo. Una pittura medievale contemporanea. Sì, medievale contemporanea, diciamo. E lavoriamo da anni su questa cosa. Abbiamo recuperato diverse tradizioni, abbiamo addirittura fatto un carretto siciliano dipinto da noi. Recuperiamo questa figurazione che è un po' misconosciuta, che non ha padri, non ha grandi firme. Gli unici che sono conosciuti, diciamo un attimino conosciuti, siamo noi, che comunque lavoriamo sempre nell'ambito dell'anonimato, perché non filmiamo mai i nostri quadri con i nostri veri nomi. Li filmiamo Albert Saccardi, sì, addirittura, neanche sì, come laboratorio Saccardi. Sì, quindi è come una bottega del Medioevo, agiamo come una bottega del Medioevo. Con meno Medioevo. Noi abbiamo iniziato facendo dei quadri più ironici in cui c'erano dei Picassi che venivano uccisi, dei Van Gogh che venivano squartati, quindi noi uccidevamo praticamente questi miti della storia dell'arte, fino a poi praticamente arrivare ai personaggi dell'attualità, tipo Lapo el Can, che ci ha dato praticamente un inizio di visibilità, perché noi abbiamo fatto un quadro in una fiera di Torino, che questo quadro venne censurato, praticamente venne distrutto, dicono, prima dell'esposizione, perché c'era questo quadro che raffigurava Lapo che veniva colpito da un meteorite nel momento in cui lui aveva subito praticamente lo scandalo alla cocaina. Abbiamo organizzato una grandissima mostra a casa di Tano Badalamenti e lì abbiamo riavuto, diciamo, un grande eco, siamo finiti su tutti i giornali ancora una volta. Adesso abbiamo un progetto, diciamo, sacro in corso, anche questo qui sta avendo un grande successo dal punto di vista, diciamo, delle attenzioni. Anche qui siamo finiti sul Repubblica, sul Messaggero. Molta gente ci fa i complimenti perché stiamo facendo un lavoro sull'euro, che questa è una cosa che interessa molto anche chi è fuori dall'Italia, perché a causa della crisi ci siamo interessati all'euro e abbiamo visto che l'Italia e molti paesi del sud dell'Europa sono stati penalizzati dalla moneta unica. Abbiamo riflettuto su questa cosa. Abbiamo deciso di fondere l'euro. Abbiamo realizzato 2 Madonne, fondendo praticamente le monete di euro, cioè i 10 centesimi in particolare, che sono fatti con un materiale che si chiama oro nordico. Praticamente abbiamo questo progetto che si chiama Anima Mundi, l'anima mundi del pianeta, cioè la rappresentazione spirituale tipo di un essere vivente che è il pianeta Terra, dovrebbe essere l'anima mundi. Nel 2012 siamo stati invitati in Cina alla Biennale di Shanghai a rappresentare Palermo. L'Italia tutta. Questa è stata una grande soddisfazione per noi, con un lavoro che parlava proprio della cultura siciliana, parlava dei gesuiti siciliani, tra i primi esploratori della Cina. Noi abbiamo rintracciato le nostre radici appunto nella pittura della transavanguardia e in un maestro che si chiama Enzo Cu, che stiamo cercando, e per fortuna lui ha visto in noi una certa continuità nel suo lavoro e ora, dopo varie vicissitudini, stiamo cercando appunto di mettere un punto sul nostro lavoro, definirlo definitivamente,
liberandoci da varie etichette che la critica in passato ci ha messo addosso, tipo che noi siamo la bad painting inglese, una cosa che non c'entra niente assolutamente con noi e che a noi Sì, infatti. fa anche un po' schifo, diciamo, non ci interessa. Siccome il nostro lavoro è molto atipico e vario, perché non ci limitiamo soltanto a dipingere, ma facciamo delle sculture con diversi materiali, delle installazioni, delle mostre, dei progetti curatoriali. Ora stiamo per esempio curando la seconda mostra di Gaspare Mutolo, dopo che abbiamo fatto la prima nel 2011. Stiamo nuovamente curando una nuova mostra personale dell'ex boss della mafia, Gaspare Mutolo, che è una cosa che praticamente ci porta a essere tipo degli outsider, perché gli artisti solitamente non si occupano di queste cose, cioè è lontano dal pensiero dell'artista occuparsi praticamente di politica e di sociale realmente. Per noi che siamo qui e che lavoriamo qui e che lottiamo per lavorare qui, certe cose non possono non possono essere messe da parte e quindi vanno affrontate a livello artistico. Semplicemente il nostro lavoro praticamente è questo qui. Poi magari ci stiamo evolvendo un po' di più sullo spiritualismo, sull'arte sacra, che essendo esseri umani, cioè, il fine è comunque quello. Da artisti è comunque un percorso naturale. E poi magari se riusciamo a vivere altri 30 anni qui, vedremo tipo, dove arriva. Magari diventiamo preti e ci ritiriamo dall'arte.